Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come mettere in modo corretto le eliche nei Cinewhoop. L'argomento potrà sembrare semplice, ma molti che si avvicinano a questi hobby lo fanno proprio con i Cinewhoop e il motore al contrario potrebbe causare qualche problema quando si devono smontare o sostituire le eliche. Se le eliche non sono messe correttamente, il drone potrebbe non alzarsi in volo, ribaltarsi o fare un rumore eccessivo. La prima cosa da fare quindi è capire come è fatta un'elica. Partiamo dal verso dell'elica. Come possiamo notare, la parte superiore e quella inferiore non sono uguali, ma abbiamo una parte convessa e una concava. La parte che va rivolta verso l'alto è quella concava e si riconosce facilmente perché ha stampate sopra la marca e il passo dell'elica. La parte da rivolgere verso il basso invece è quella convessa e di solito rimane più lucida. Ora che abbiamo capito come distinguere la parte superiore da quella inferiore, passiamo al verso di rotazione. Infatti le eliche sono di due tipi, una che gira in senso orario e una che gira in senso antiorario. Nel momento in cui montiamo le quattro eliche dobbiamo fare attenzione a posizionarle ad incrocio, quindi due che girano in un verso e due che girano nel verso opposto. Per renderlo visivamente più chiaro ho usato due eliche blu per il verso orario e due eliche trasparenti per il verso antiorario. Quando montiamo le eliche su un drone normale, il verso e il senso di rotazione sono abbastanza intuitivi. Mettiamo la parte concava verso l'alto e facciamo attenzione a rispettare il verso di rotazione a seconda del fatto che abbiamo scelto una configurazione props in o props out. Per chi non conoscesse la differenza tra props in e props out, ricordo che la configurazione props in fa girare le eliche anteriori verso l'interno e props out le fa girare verso l'esterno. A questo punto passiamo ai Cinewhoop. I concetti che abbiamo appena visto rimangono identici anche per questo tipo di droni. La parte concava deve rimanere sempre rivolta verso l'alto, mentre quella convessa deve stare verso il basso. Se vogliamo dare un'impostazione props in, le eliche dovranno girare verso l'interno, mentre se vogliamo dare un'impostazione props out, le eliche dovranno girare verso l'esterno. Nel momento in cui dobbiamo montare l'elica, quindi dobbiamo considerare che il drone verrà capovolto, quindi la montiamo con la parte convessa verso l'alto. In questo modo, quando metteremo il drone in posizione per volare, l'elica sarà rivolta nel verso giusto. Da questo punto di vista quindi possiamo notare che se il motore è rivolto verso l'alto o verso il basso, questo non influisce in alcun modo su come dobbiamo posizionare l'elica. L'unica cosa da considerare è l'elica stessa, tenendo conto del senso di rotazione e del fatto che la parte concava va rivolta sempre verso l'alto. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.